Eccoci, ma che bella inquadratura, Monica. Grazie. Siamo qui con Finalmente. Clara. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo distesa su un prato, a piedi nudi, con le mani dietro la nuca e mi porta l'attenzione sulla pianta dei suoi piedi nudi. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok, la pianta dei piedi è lo stampo dell'orma. Ce lo spiega? Perché l'attenzione dovrebbe cadere lì? Mm, vuole farmi vedere i suoi piedi nudi perché è la sua essenza di libertà, di natura, di stare il più possibile a contatto con la natura e con la sua vera essenza. Ma al momento vedi è sdraiata perché ancora deve prendere delle decisioni, deve comprendere delle cose. Quindi non riesce ancora del tutto a fare ciò che desidererebbe, in armonia appunto con la natura esteriore ed interiore sua. Seconda sessione, vibrazione. 29 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 145. Anima. 47. Vite. 1202. Cervello. Capacità medianiche. 8.6. 7. 8.7. Ok, forse tranne il cervello il resto è perfetto. Alta frequenza, consapevolezza, poche vite, equilibrio PSP. Entità eteriche, vediamo se ci sono. Mi mostra una pantera e un grigio. E 2 DL. Ok, che fa la pazzera? Quali compiti assolve? Mm. Diciamo così che la porta a innescare delle reazioni di anche aggressività negli altri, senza rendersi conto, dicendo, facendo alcune cose, delle reazioni di aggressività o comunque di opposizione, di scontro. Mm. Il grigio la aiuta? Sì, proprio, sai, una bassa manovalanza sì che l'aiuta. Mhm. Interrogalo, chiedigli come si chiama. Il grigio, Mhm. Gival. Gival. Mm. Quando è nato? Che domanda umana. Quando mi hanno Quando, fatto, quando l'hanno fatto? mi hanno fatto e rifatto. Ha una Mi hanno madre? fatto, scomposto e rifatto. Ha una madre, è uscito da una donna? No, Da cosa? da un laboratorio. Mm. Ha delle componenti robotiche? Biorobotiche. Dice, biorobotiche. Ha dei fratelli?
Non c'è questo concetto. Ha una coscienza, No. ha una parte eterica, Sì, la parte eterica sì. la parte eterica è ribelle dentro di lui, cioè se ne vuole andare o resta volentieri. È una parte eterica, anche questa in qualche modo, come dirti, creata ad hoc per questo genere di creature. Non è tanto assimilabile alla nostra parte eterica, cioè non è quello spirito che noi vediamo come incarnato per esempio nello spirito degli indiani d'America, non è esattamente quello, è la parte eterica da intendersi come soffio vitale che permette la vita, finisce lì. Mhm. I due DL cosa fanno? I 2DL consentono una maggiore vita e applicazione nelle due entità mentali che mostra. Vediamole. Allora, uno sembra un po' offensivo, cornuta. E l'altra, Lei ride perché dice pollice su. ah, Cesto beh, di lumache. Sì, cesto di lumache. sì, E cornuta cosa poi vuol da, dire? da vari punti di, sì, 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 Eh, da vari punti di vista, mm? Oltre che quello, mm, insomma, inteso classicamente, ok? Tradita nel senso abbastanza ampio del termine, oltre che tradita, no? Nel senso tradizionale della relazione. mm. Mm. E l'altro mi viene aberrazione, come una deviazione un po' sconcertante rispetto a quella che è la sua più autentica e più profonda natura e tendenza. mm? Come se lei avesse una natura, una tendenza che desidera esprimersi in una certa maniera, ma questa viene deviata. Livelli. Mm, 4 cornuta e 3 aberrazione. Non male. Grosse entità mentali. Le avevamo viste l'altra volta, Chiara, le entità mentali, quindi sono tornate. Va bene. Quando è tornata, più che in termini temporali, quando in quale occasione, Pantera, anche in termini temporali se ti va, però, rispetto a questo anno passato. Allora, diciamo che lei vive in un contesto che non è il suo contesto giusto, né familiare né geografico. E questo rende molto facile l'ingresso delle entità, perché lei spesso si trova a dover considerare questo, cioè che non è a proprio agio. Quindi quando non è a proprio agio abbassa le frequenze e questo abbassare le frequenze crea l'ingresso ideale, no? Per le entità eteriche e mentali. E quindi vedo che è come se ci sia un constatare che non è l'ambiente ideale, come ho detto, familiare e geografico, e poi è come se poi a catena iniziasse come a rimuginare sul suo passato, sulle sue mancanze. E quindi insomma si crea proprio un vortice, no? Di bassa frequenza. E che va quindi anche a reinstallare le entità mentali. E durante il lavoro estivo che è arrivata Pantera, o prima, o dopo. In realtà quando lei si allontana ha un po' più di respiro, vedo, perché cambia geograficamente la posizione,
allenta alcuni tipi di tensioni. Il problema è quando lei ritorna in quell'ambiente che non è suo. E comunque devo dire che anche quando era andata via, è come se tanto lei avesse il pensiero che sarebbe ritornata, quindi era libera fino a un certo punto, cioè sarebbe tornata perché non si è liberata e non ha risolto completamente, no? Mhm. Mm. Quindi di fatto non so come spiegarti, ma la pantera era lì che l'attendeva al varco. Vabbè, il grigio è l'aiutante, gli EDL anche in qualche modo, ma si sono installati quando si sono ripresentate delle entità mentali. Quando? Allora, vedo qualcosa legato al periodo natalizio perché mi dice dicembre. Festività, così. Maggio, dicembre-maggio, mi dà queste due date. Dell'anno scorso. E dunque, dicembre Dicembre dell'anno dell'anno scorso e scorso, maggio di maggio. quest'anno, sì. Impianti. L'impianto mentale è anche abbastanza sottile, perché è tipo un cordino abbastanza sottile intorno alla fronte. Inguini e dorso dei piedi, un qualcosa di appena accennato alla spalla destra. Mm, va bene. Hai visto la piscina mentre lei esponeva i punti. Mm. Perché? Mm. Incomprensione. Ecco, in questa costante di incomprensione, come lei si sentiva forzata a fare un qualcosa che non le apparteneva, non le apparteneva proprio da nessun punto di vista, non era roba sua. Quindi non sentirsi compresa per chi lei è profondamente, per quello che vuole, non sentirsi davvero ascoltata e di conseguenza non amata, perché se non ti senti compresa ed ascoltato non ti senti amato. Vedo che questa è un po' una costante nella sua vita, di non sentirsi tanto capita e quindi non sentirsi di conseguenza amata. È in questo senso che poi mi viene fuori l'entità mentale cornuta, tradita anche in questo senso. Il padre di sua figlia è la fiamma? No, 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 assolutamente no. Va bene, padre di sua figlia e figlia nel cinema. La figlia mi viene un po' con i capelli davanti al volto. Perché? Vuole vedere e non vedere. Mm. Però in ogni caso c'è ed è comunque in prima fila, ma con questa specie di protezione costituita dai capelli. Io vedo che c'è anche, io lo chiamo ex marito, ex compagno, Mhm. c'è, ed è comunque in prima fila, ma con 2 o 3 posti lontano dalla figlia. Ok, chiamiamo anche tre amiche, non dico i nomi, le sa Chiara, una è quella che sappiamo. Sì, sì, e lei ovviamente c'è. Allora, questa amica del cuore, chiamiamola così, per intenderci, Quella che è, sappiamo? sì, esatto, è in seconda fila a creare una specie di triangolo tra l'ex compagno, la figlia e lei dietro. Capito, no? Com'è la posizione quindi Mhm, di questa amica del cuore in seconda fila, ok? mhm. Le altre 2 amiche nella fila ancora dopo,
subito dietro a questa amica del cuore. Ok, chiamiamo se c'è la fiamma. Sì, c'è ed è dall'altra parte. Io spesso la vedo così il cinema, costituito da due schiere di poltrone, una schiera a sinistra e una schiera a destra, quindi è dall'altra schiera e lo vedo in penultima fila però. Perché così lontano? Mm, È come se ah, allora dunque lui è la fiamma, ma ci sono delle credenze, delle convinzioni di Chiara che li separano. Ed è come se lui fosse quasi impossibilitato ad avanzare proprio perché lei lo tiene là. Lei lo conosce nella realtà? Allora, non riesco a capire se lei non è la persona di cui ci ha parlato. Mhm. Però non riesco a capire se lei in qualche modo, in maniera indiretta, sempre attraverso un gruppo, una chat, può averci già avuto a che fare con lui direttamente o comunque può aver sfiorato la regione, però come se ci fosse già stata una sorta di preconnessione con lui. Ci sono comunque già degli elementi noti intorno a lui. Quali sono gli elementi di contrasto? Allora, gli elementi di contrasto, dunque, sono dovuti al fatto che lei in questo momento è abbastanza orientata verso una persona. Quindi accade questo, che quando sei orientata verso una persona escludi, no? Il Mhm. resto. E questa sicuramente è la cosa principale. L'altra vedo che insomma porterebbe a delle scelte importanti, radicali, no? Quindi eh, lei deve valutare un po'. Quali scelte radicali? Uno spostamento definitivo o perlomeno quasi definitivo e che potrebbe portarle magari un allontanamento temporaneo della figlia, perché poi vedo che anche la figlia potrebbe essere molto incuriosita da questo, ma per un periodo no. Però devo dire che ci sono moltissimi punti di contatto e di compatibilità, tra cui in assoluto la montagna. Lei è attratta dalla montagna. E il motivo per cui, per esempio, è anche attratta da questo uomo che non ha mai incontrato, di cui ci ha accennato, Mhm. è anche il fatto che lui proviene dagli Appennini, no? Mhm. Dall'Appennino. E per lei proprio l'elemento montagna è un elemento connaturato a lei e quindi lei sente proprio familiarità con chi vive, con chi proviene da quello, Perché? da quell'elemento. Ma intanto mi mostra questa vita sulle Ande, Mhm. che è stata una bellissima vita per lei, pur nella durezza di questo tipo di vita, però mi si mostra costantemente con il sorriso, con quella che lei adesso definisce come nostalgia di una, un'unità perduta e che vorrebbe recuperare, lì ce l'aveva. Lei lì viveva questo senso di unione. Unione con l'habitat in cui viveva e unione anche proprio con se stessa. E vedo che questa unione l'ha proprio portata dentro di sé ed è per questo anche che ama così tanto la montagna. Solo che mi fa vedere lì che era una vita molto solitaria e stava bene in quella vita solitaria.
Però in questa vita attuale lei ha il desiderio, la sua anima ha il desiderio di sperimentare la possibilità di ritornare all'unità, non più vivendo un'esperienza di solitudine, ma un'esperienza di famiglia e di coppia, mentre lì era proprio sola. E quindi è chiaro che alcuni pezzi si sono un po' persi, ma questo perché? Perché si è moltiplicata la difficoltà. Perché stare in mezzo ad altre persone e stare in coppia in verità rende le cose un po' più complicate. Mm. E quindi chiaramente lei sente questa nostalgia di unità perduta che lì aveva, ma là era da sola però. Invece lei adesso ha scelto di rivivere il sentimento di unità, ma in mezzo alle gioie e ai dolori di stare insieme agli altri. Va bene, la fiamma di che livello è? Allora, per ora non essendoci stato un reale incontro, io la vedo tra il 2 ed il 3 e mi dice che è in Trentino. È nel posto in cui sta andando a lavorare? No, sembra di no. No, assolutamente no. No. Nel posto in cui sta andando a lavorare potrebbe incontrarlo? Perché si sposta lui e va a No, no, fare un giro? no. Ok. Si sono già incontrati in altre vite? Si sono già incontrati come sorelle, molto compatibili come sorelle, molto in collaborazione l'una con l'altra. Poi me li dà fratelli, sorelle una volta, fratelli un'altra, gemelli, fratelli gemelli, sorelle no, non gemelle. Lei madre e lui che era una lei figlia. Va bene. Quali sono le sue capacità medianiche? Di Chiara, ovviamente. In questo momento io le vedo strettamente connesse a tutti gli elementi naturali, perché la vedo china, mi ha dato così questa passeggiata a cavallo, che scende dal cavallo, la vedo china su un ruscello e in quel momento lei ha sentito che si doveva fermare per andare a prendere contatto con l'acqua di quel ruscello e cercare una pietra specifica che in quel momento ha trovato. In questa specie di comunicazione, ok? Una lingua che lei trova per comunicare con la natura e la natura parla a lei, ok? Proprio come fosse una comunicazione fra due persone, lei ce l'ha con alcuni elementi naturali. E vedo che questi elementi naturali rappresentano anche non so, un confidente per lei, come se fossero dei confidenti. Come quando parli con un amico, no? Che ti dà dei Mhm. consigli, che ci si confronta. Stessa cosa, come se lei potesse avere delle risposte da loro, ma è reciproca la cosa, non è che solo lei riceve, lei dà. Magari lei dà in termini di cure ad una pianta, ad una pietra, se ne cura e in cambio riceve risposte su alcuni suoi dilemmi. La comunicazione che sia con gli animali e con gli elementi della natura è una delle più potenti facoltà medianiche. Mm. Perché l'unione e l'unità a cui lei aspira è questa. Cioè noi abbiamo creato la natura fuori per poi comprendere che è dentro di noi, ma per capire che tutto ciò che esiste fuori e dentro di noi abbiamo bisogno di prendere contatto, ok? Con l'esterno. E una delle cose più pure, più limpide, più alta frequenza che abbiamo creato è proprio la natura.
Va bene, creiamo un set per questa sessione. Da questo momento in poi siamo in mezzo alla natura più florida. Mm. C'è tutto. C'è la montagna, c'è la foresta, c'è una cascata, c'è un fiume che finisce nel mare. Tutto. Uccelli, non c'è un senso, ok? Quindi ci sono animali e piante tropicali, nostrani, ci sono abeti, sequoie, tutto il più bello che abbiamo creato in questo pianeta, non pianeta. La cascata le piace, mi mette delle mucche, mi mette appunto un corso d'acqua che nasce poi successivamente dalla cascata. Gli uccelli, sì, molto. I picchi, mi dice. Boh. Ehm, Gatti vedo anche. Mm. Poi mi fa vedere molto muschio, soffice, lei che va a piedi nudi su questo muschio soffice, sai, no? Tipo tappeto proprio, morbido. Ma c'è anche la figlia che è insieme qua. Adesso si è scostata i capelli dal viso. Vedo che si fa accarezzare il viso dal sole. Quindi Chiara ha subito modificato come vuole lei, no? Questo paesaggio. Mm. Sì, ha creato anche degli uccelli variopinti, colorati. Forse però più la figlia ha creato questi, perché vedo che sta aggiungendo dei particolari in accordo con la madre. Ok, siccome la madre crea, cioè Chiara che crea, no? Può creare anche altro, non solo modifiche al set. Crea una, ma mi viene da dire baita, però non è esattamente corretto il nome baita, sai. Comunque una casupola in questo contesto mi fa vedere più che altro il tetto in pietra. Ok, crei le sue nuove capacità medianiche. Lei ha già iniziato a crearle, quindi durante la sessione è come se stesse aprendo maggiormente le porte. Prima diciamo che la porta era aperta solo con una piccola fessura, una piccola apertura. Invece vedo che adesso gradualmente questa porta si apre sempre di più. Mhm. Però è vero, proprio a questa ho bisogno di uscire da questa cortina umida e opprimente in cui vive. Vero, lei la definiva come una specie di bolla, io la vedo proprio come se fosse un condensato di umidità che è talmente concentrata da diventare quasi una barriera. Non so, io il mare non glielo vedo così connaturato, cioè le vedo l'acqua, però l'acqua che è legata alla montagna. Mhm. Mm. Quindi la cascata, perfetto, diciamo così, un discorso di fiumi, più acqua dolce, ecco, che acqua salata. La Mm. fiamma al momento è più avanti nel cinema o sempre là? O più indietro? Leggermente, è andata 2 file più avanti, soprattutto nel momento in cui ha visto questo ambiente che lei ha creato, perché ha sentito che c'è forte affinità tra dove sta vivendo lui. Mm, Ne ha visti alcuni particolari che sono assolutamente simili al contesto in cui vive lui. vabbè. Si sia seduto o non si sia seduto in posti avanti o indietro nel cinema, lo possiamo invitare in questo set che ha inventato Chiara. Ci Lui viene? ha anche, sai che cosa? Un genere di consapevolezza diverso, cioè è un po' strano da definirsi, tipo che secondo me non segue le sessioni e ha un tipo di consapevolezza, oltretutto molto buono, ma dovuto al fatto che lui è poco contaminato dalla modernità. Mm. Mm.
Quindi internet, canali video. Poco e niente, poco, poco, poco. Più vedo un po' un discorso lavorativo, come se con riluttanza avesse dovuto accettare questa modalità Mhm, tecnologica così moderna, ma di suo non gliene frega niente. mhm. Che grado di consapevolezza ha lui? Allora, era entrato nel cinema quando era, che ti avevo detto, in penultima fila, Mhm, in qualcosa tipo 128. mhm, Mm? Adesso lo vedo già a 139. mhm. Non crede che con delle informazioni possa aumentare questo livello? La consapevolezza non si aumenta solo con le informazioni, però, e lui ne è un esempio, visto che prende solo dalla natura. Allora, al momento vedo proprio che si è alzato e avvicinato di fila quando ha visto la tipologia di capacità medianiche di Chiara, quindi di profonda comunicazione con la natura. Cioè lui è come se si sentisse un privilegiato per il fatto che vive così a contatto con la natura e la apprezza profondamente, cioè non la sente come un'imposizione, sai, no, di generazioni. La sente proprio come una gran fortuna e anzi considera un po' come dei poveretti, no? Quelli che vivono in città tutto il giorno attaccati al computer. Mhm. Va bene, non vuole fare questo incontro in eterico, perché noi possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo È farlo un questo po' incontro. un orso, lui. Insomma, non è un gran socializzatore, ti devo dire la verità. Mm. Con le donne, insomma, un po' così così, eh. Su questo Chiara sicuramente non, cioè Chiara sarà pronta ad incontrare lui anche perché si sarà liberata dell'entità mentale cornuta, perché lui è proprio quanto di più distante sia dal tradimento. E noi sappiamo che di fatto ad attirare gli eventi nella vita siamo noi, ok? Sono le nostre vibrazioni, sono le nostre entità mentali. Per cui è l'entità mentale cornuta che le fa attirare i tradimenti. Quando lei si libererà da questo, ma infatti scusami una cosa, adesso mi viene un po' anche che la persona con cui lei ha questi contatti, no? Via internet che non ha incontrato, cioè non è che sia proprio così libero. No, non lo è. Non lo Eh, è. Ok. ecco. Mm. Quindi cioè, è ancora lì dentro, capisci? Ok. Mhm. Eh, Va bene. Allora, pacificazione del corpo emozionale, maschile nostalgia. allora, qua mi riporta alla entità mentale aberrazione, che è proprio la deviazione dalla sua più autentica natura. Cioè lei, come ti dicevo, ha già fatto un'esperienza in una vita precedente, che è quella sulle Ande, di profonda integrazione interiore ed esteriore. Quindi lei ha come la nostalgia di quello, che poi non è altro il ricordo ancora più atavico, che è quella, che è il ricordo dello stare nella sorgente, ok? Dell'unione con l'uno. Ora cosa succede? Che in questa vita in cui si è resa tutto più complicato, perché ovviamente ha scelto di incarnarsi dentro una famiglia, di crescere in una famiglia che tra l'altro l'ha anche un po' rifiutata, e ha scelto appunto di avere a che fare con dei partner altrettanto non così accoglienti, diciamo, no? Quindi cosa è successo? Che lei ha creato proprio una spaccatura a partire dentro di sé con l'elemento maschile, mh, Mhm, eh, associandolo molto al tradimento, molto all'abbandono, all'incomprensione, al mhm, disamore.
E quindi che cosa succede? Che c'è stato un corrispettivo tra il dentro e il fuori, hai vissuti con gli uomini, a partire dal padre, così, Cioè, un tradimento anche all'insegna delle di questa roba. aspettative, non solo Certo, un certo. tradimento carnale. In quante L'aspettativa più vite? grande è essere amata, In quan- tradimento di questa aspettativa. Quale percentuale di queste 1202 vite che sono attuali, perché sono già successive alla prima Certo. sessione, in cui non ricordo, ma sicuramente secondo me erano di più, giusto, Chiaro? Ti ricordi? 1200 sono pochine, saranno state 1800, la vecchia prima sessione, sì. Quale percentuale ha Chiara di incarnazioni da donna? Ah, erano di meno. Quando entrano le entità mentali, noi ripristiniamo alcune vite, eh? Ah, infatti erano 900, Certo. erano poche 900. Mm. Quando noi ricadiamo in certi, andiamo indietro, capito? Quando Mhm. noi ricadiamo nelle entità mentali ed eteriche, è come se regredissimo un po'. La regressione significa anche ripristinare nuove vite, le vecchie vite, alcune le rimettiamo, no? Mm. Perché tanto non c'è niente di definitivo, no? Ehm, C'è il mondo animico è multidimensionale, quantico, quindi non è che una volta che sono arrivata a un numero poi rimane quello e posso solo scendere. Questa è la nostra logica mentale e razionale, ma l'anima funziona in modo diverso. E quindi mi chiedevi, scusami, quante in percentuale? Che percentuale ha di vite vissute da donna? Mi dice 40, un po' più da uomo, sì. Ok, e non ha capito, non ha risolto nulla col maschile in questa. Curioso. Ma non è che non ha risolto nulla, ha scelto proprio di andare a sperimentare gli aspetti più dolorosi, più complicati, ma questo perché lei vuole andare proprio in profondità di questa integrazione. E d'altronde è Mhm. così. Quando vuoi andare in profondità di una cosa, passi attraverso tutti gli strati e oggettivamente parliamoci in maniera molto chiara che gli strati non sono solamente di luce, ma sono anche di buio per arrivare poi all'integrazione vera che è una luce totale. Quindi lei addentrandosi sempre più profondamente in questo tentativo di unità, ovviamente deve passare anche attraverso questo, attraverso il non sentirsi in armonia con il proprio personale maschile e femminile, non sentirsi in armonia con alcune caratteristiche che sono prettamente maschili, però non intendo prettamente maschili come uomo, no, come energia maschili, cioè a volte non so come spiegarti, l'essere un po' grezzo, non del tutto sensibile, non del tutto empatico. Mhm. Mm. Quindi lei ha scelto anche di sperimentare questa ehm, e arrivare a una soluzione, a un'integrazione, a un completamento, a una comprensione profonda. No, è una scelta molto coraggiosa quella di questa vita. Indipendenza totale. Dove risiede lo snap, lo switch? Economica, di luogo in cui abitare, di casa. Lei si chiede se può avere una bussola che la connette alla PS o alla giusta scelta. La PS è una bussola, nel senso proprio che ti dà un orientamento, ti dice proprio in che direzione andare. E giustamente come dicevi tu prima, bisogna essere in grado di ascoltarla, di ascoltare gli autentici messaggi della PS, quindi non quelli delle entità mentali, no? Per esempio. Mhm. Mm. E vedo che lei è in grado di fare questo, un po' come mi ha mostrato all'inizio, nella prima visualizzazione, soprattutto nel momento in cui sta nella natura,
nella natura proprio, io la vedo molto intesa anche come prato, come erba, come alberi. Ecco, questo è importante per lei. E come ti dicevo, appunto a piedi nudi. Cioè lei riesce veramente ad avere delle intuizioni importanti quando è così. Riesce veramente a entrare in comunicazione con la sua anima e quindi a ricevere proprio come se fosse una sorta di GPS la sua anima, no? Gli dice proprio la strada che deve fare. Finora c'è stata in queste scelte. Il compagno sbagliato l'ha lasciato, si sono lasciati, ha seguito il suo istinto ed è andata via da quella città per fare un lavoro stagionale dove voleva. Lo stesso Sì. sta per fare. Sì, è vero. Dopo la sessione lei ha veramente fatto una trasformazione incredibile, come però in un processo, per dirti, no? Mhm. Quindi è andata passo a passo, ok? E adesso è pronta a fare un upgrade in cui ci sarà anche una specie di velocizzazione. Per adesso ha avuto bisogno di fare questo processo in maniera un po' così, un po' più graduale. Mhm. Adesso è come se fosse pronta ad andare più rapidamente. Quindi diciamo, dopo la sessione non ne ha sbagliata una. Sbagliata è sbagliato dirlo, perché anche gli errori, e soprattutto gli errori, permettono di andare avanti con l'acceleratore, no? Esatto. Sono ingranare una marcia superiore gli errori, secondo me. Ma diciamo non ne ha sbagliata una. Tra errori e cose buone da Sì. fare, ne ha fatte una Poi dietro vedo l'altra. proprio che ha acquisito dopo la sessione una capacità di vedere con più attenzione quelli che sono i suoi stati d'animo e quelle che sono le sue azioni. Cioè, ecco, è vero che lei ogni tanto ha questi momenti di ottenebramento mentale, proprio mi fa vedere come questa nebbiolina che c'è nella zona in cui abita gli arriva proprio nella mente. Però fondamentalmente dopo la sessione vedo che in virtù proprio del suo nome ha avuto proprio maggior chiarezza sulle cose da fare e sulle cose all'interno di sé, le cose che la caratterizzano dentro, che la turbano. Bene, c'è una vita che la lega alla sua amica che conosciamo? Perché sono così amiche? No, mi spiace che è venuta una vita in cui erano suore. Allora, dunque, aspetta un attimo, mi spiace, la prima che è venuta è questa qua. Vabbè. Loro due le vedo come due suore, però le vedo appunto quella situazione che purtroppo molto spesso si presenta in cui due ragazze non volevano, no, fare questo, ma Mhm. erano state obbligate dalle rispettive famiglie. Sì, sì, Ok? era uno scarico della figlia che non si sarebbe sposata perché sicuramente non era la primogenita o che ne so, era brutta. La classica Ora situazione varia l'ennesima così. bocca da sfamare, via. Esatto. Le vedo proprio, scusate, ma è questa l'immagine, in un inginocchiatoio davanti al crocifisso di Gesù e vedo proprio come se loro bypassassero, ok, tutto questo contesto e fossero di più concentrate fossero di più concentrate nell'affinità che c'è fra le loro due anime, come se riuscissero a trovare un modo per non solo sopravvivere in questo contesto, ma vivere con gioia grazie a questa profonda connessione tra loro due, ignorando anche il contesto circostante. È una vita molto importante questa. Hanno altro da fare in questa? Attuale? Sì, ovviamente, avendo ben capito quell'esperienza lì, no? Non hanno ripetuto un qualcosa di simile, ok? Mhm. Non si sono così invischiate nella religione.
E adesso vedo che, tra l'altro è come se un po' di più si avvicinassero geograficamente, perché vedo un po' uno spostamento della sua amica più verso il nord. Mi fa vedere così, questo salto. Quindi come se avessero poi più opportunità anche di meno chilometri di distanza, mi viene fuori una roba del genere, meno chilometri di distanza. Dunque, allora, i contesti lavorativi sono diversi, ok? Ma la loro affinità animica e il loro scambio è fertilissimo, incredibilmente arricchente. Va bene. Stessa domanda per la figlia, però. E stessa domanda come vite precedenti, intendi? Sì, con la quale ha un rapporto di conflittualità velenosa. Non so, adesso mi porta qua in una biblioteca. Allora, devo capire chi era la bibliotecaria, perché c'è una bibliotecaria che la vedo acida proprio, frustrata, sai, di quelle zittelle. Vabbè. Mhm. E vedo che... Dunque, aspetta, Aspetta. Quindi la bibliotecaria acida, mi spiace dirle, è sempre Chiara. Perché appunto cosa è successo? Che lei ha fatto quella vita nelle Ande mm, come single, gioiosa. Questa qui della bibliotecaria acida è successiva perché ha iniziato ad integrarsi un po' di più nel mondo, ok? Ma non era ancora riuscita ad entrare in contatto con il mondo maschile, no? Infatti vedo che lei ha già una certa età, non ha avuto fondamentalmente rapporti con nessun uomo, no? Mhm. E quindi c'è questo aspetto di rigidità, di risentimento, eccetera. E vedo che c'è questa ragazza più giovane che lavora tipo nell'archivio, qualcosa di simile, e lei proprio la tratta con molta severità, ma perché di fatto scarica un po' queste frustrazioni. Vedo anche come una sorta, non so come dirti, no? Di dire vabbè tu sei giovane, quindi adesso tu puoi fargli gli incontri con gli uomini, io l'ho persa, un po' una roba così, capito? Non si deve preoccupare di questa cosa, Chiara, perché comunque è stata una sua scelta per riuscire a trovare quello di cui parlava, la sempre maggiore integrazione e armonizzazione con il maschile. E ci sono volute alcune vite, no? Perché un conto è trovarla quando sei da sola, un conto quando ti immergi nel mondo, chiaramente più complesso, ok? Quindi la figlia ha vissuto un po' ehm, questo astio verso la bibliotecaria madre, ma ovviamente non poteva più di tanto ribellarsi, no? Perché era una subordinata, no? Mhm. Mi fa vedere questo. E adesso? Che E adesso rapporto c'è? cerca un pochettino di più, ovviamente, ecco, di ribellarsi anche in maniera accentuata rispetto a qualunque piccola cosa che magari non le va bene della madre. Invece di reagire 10, reagisce per dire 50, no? Proprio anche un po' in virtù di questa vita precedente. Ecco, in questo 50, invece di 10, per il mito della vita precedente, quanto c'è dell'adolescenza? Cioè, se non fosse adolescente, fosse una 25enne, sarebbe Devo... 50? No, sarebbe 25. Ok. Quindi un 25 è adolescenza e un 15 è di suo. Sì, 10 è dovuto alle vite precedenti, siamo un po' matematici, lo so, però così sì, capiamo. sì. Cosa fa la figlia nel cinema? Dunque,
che carina che è, tra l'altro è una bella ragazza. La vedo molto mm, interessata, cioè che dà ragione a a questa logica, cioè sembra una lettura corretta. La vedo più rilassata, oltre che riesco a vederle bene tutto quanto il viso. Comunque me la dà ancora a piedi nudi, è ritornata nel cinema e c'ha ancora i piedi a piedi nudi. Perché comunque un'impronta materna forte rispetto a questa integrazione con la natura, la sta anche lei seminando dentro di sé. Mm. Vedo che è così, con le mani conserte, tutta concentrata, ed è Mhm. d'accordo proprio. Le risuona. Va bene, facciamo la nostra pulizia, ma con queste premesse dovrebbe essere più efficace. No, più efficace lo era efficace anche la volta scorsa. Mm, segnare un nuovo step. Nuovo step, sì. Vediamo se lo fa da sola, tutto da sola, comprese le creazioni energetiche finali. Mm. Lei si sente ancora più pronta, ok? Cioè, come ha fatto nel corso delle vite, che aveva bisogno di un processo, quindi un procedere passo per passo, così è stato anche per le sessioni, ok? Con la prima sessione ha fatto determinati passi, ora si sente più pronta a fare altri passi in maniera più veloce. Mm. Però è tutto un continuum, ok? Non puoi separare una sessione dall'altra, non puoi separare una vita dall'altra, è tutto ugualmente importante. E vedo che infatti adesso è come se fosse più veloce. mm? E vedo che utilizza sia i piedi che le mani per realizzare la Eternum, perché è come se fosse tipo seduta a terra, la vedo proprio seduta nel prato, ehm, ehm, eh, tipo con le caviglie incrociate, e quindi appoggia le mani tra le ginocchia e i piedi per intenderci, ed è da lì che inizia a prendere forma il suo ad eternum, fa dei movimenti con le mani e quindi se lo ritrova praticamente in grembo, no? Questo ad eternum enorme. Tra l'altro vedo che cresce sempre di più, sempre di più. E Gli vedo sta che met- mentre fa questo c'è il profilo delle montagne. e parte la sigla di Heidi. Ma quindi non ho Non capito, sono quelle di montagne. sono quelle svizzere? No. Ah, Sono italiane? sì. Sono Alpi? Dimmi altri nomi, scusa. Appennini? No, Alpi? sì, Alpi, sì, Appennini, no. Ande? Dagli Appennini alle Ande? Quello è un altro cartone animato, meglio di no. Anche Alpi. Ande mi risuona, sì, però direi Alpi, sì. Niente, devi andare in Cile. No, 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 ovviamente quello ha non. già fatto. Senti, ma quindi ha fatto due ad Eternum nel cluster e nell'avatar e ha tolto tutto? Non ho capito, chiedo perché non ho capito. No, aspetta un attimo perché io non l'avevo visto, praticamente mi ha... è strano, come cluster mi ha fatto vedere un cimitero con una sola croce conficcata a terra, e vedo che è stato questo, diciamo così, il suo unico alla fine, no? Contratto così in più da dover eliminare, e l'ha fatto appunto sradicando questa croce da terra e buttando via l'intero cimitero. Mm. Mhm. Sì, collocando poi i rispettivi ad eterno. Bene, nuova vibrazione, 359 miliardi. nuova consapevolezza, 200, aspetta un attimo, perché non riesco a capire se è 280 o 208, perché continua a ribaltarmi i numeri.
258%. Ma sai che era quello che vedevo io? Mm. Infatti dicevo, cosa sta dicendo? Mm. PS, 57. vite, 803. cervello, 11.3. però. Cosa può fare con questo 11.3? Sposta gli oggetti col pensiero? Ma io ora come ora la vedo in questo, proprio la comunicazione profonda con la natura. Proprio, cioè come se riuscisse a ascoltare, a sentire proprio il linguaggio delle foglie, addirittura mi fa vedere, delle foglie cadute. Tra l'altro non è così frequente, questo tipo di facoltà. Poi? Anche come sotto forma quasi di poesia, come se potessero nascere, come dirti, delle intuizioni poetiche da quello che gli dice la natura. Ma questa è una roba grandiosa, perché io vedo che da qua è come se lei ricevesse anche delle informazioni di cura, come se magari una pianta malata le dice come deve essere curata. Un terreno gli dice di che cosa ha bisogno, come essere concimato. Un animale gli dice come lei lo deve curare. Cioè, io trovo grandioso questo, perché è molteplice e allo stesso tempo le arriveranno delle indicazioni di cure medicamentose. Mhm. Va bene, interferenze non ci sono più. No, no. Messaggio di Chiara alla figlia. Ti voglio bene per come sei, per ogni scelta che fai. Messaggio di Chiara per il tizio conosciuto sui social. Se c'è questo messaggio. Ci siamo intrattenuti piacevolmente e io sono riuscita a vedere che cosa voglio davvero per me. Va bene, possiamo continuare a sentirci, però adesso io ho maggiore chiarezza dentro di me. Messaggio al padre di sua figlia. A parole ci siamo chiariti solo fino ad un certo punto. C'è del risentimento, c'è stato del rammarico. Ma io ora mi sento pronta per superare definitivamente tutto questo. E mi fa vedere come si liberano a vicenda per prendere ciascuno la propria strada. Messaggio di Chiara alla sua amica che conosciamo. Dai, è tutta. Ah, dai, è tutto. Messaggio alle altre due amiche. Ma vedo che le invia dei baci come un ringraziamento per il sostegno. Bene. E adesso l'ultimo messaggio. Contemporaneamente, messaggio di Chiara contemporaneamente a se stessa e alla fiamma. Che passa attraverso il suo corpo e mentre passa questa luce Aspetta, è come se aspetta, creasse. è saltata la tua connessione 2 secondi. Ripeti un attimo. Mi fa vedere questa luce che parte dai piedi e che inizia a diffondersi all'interno del corpo e ogni volta che si propaga e ogni momento in cui si propaga è come se creasse unione, integrazione, maggiore armonia cellulare.
In particolar modo quando arriva nella zona degli inguini, quindi la zona intima comunque, no? E la zona del cuore, vedo che eh, la luce si intensifica proprio, ancora più luminosa, proprio perché erano due parti un po' tra virgolette sconnesse e fra loro due, quindi la parte intima sconnessa alla parte del cuore, ma anche sconnesse al loro interno, come se ci fossero degli elementi di disgregazione, di non unità. Ok? Che rendevano sia i sentimenti che la sessualità un po' conflittuali, un poco fluidi. Ecco. E questa luce invece crea questo tipo di armonia. Ancora ulteriormente quando sale su verso il naso, verso la testa, è nell'unione dei due emisferi. È la stessa cosa per quanto riguarda le braccia, proprio il maschile e il femminile che si uniscono. È molto potente questa armonizzazione. Sì, io non so perché ho visto come se come una struttura con delle crepe e lei che versa questo oro nelle crepe che lo unifica, cementifica e aurizza tutto. Aurizza si dice? Esattamente. Misgarzanti si dice aurizza. Sì, 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 approvo. E se non è Neologismo. neologismo. È un neologismo, dai. Aurizzare. Adetermizzare. Dai. Bene. Ultima frequenza e frequenza a cui Chiara tra X giorni si stabilizzerà. Cioè praticamente abbiamo iniziato con 29. Lei dopo questa sessione a quale livello viaggerà in media? Allora, adesso mi fa vedere 450 dopo tutto questo fluido aureo luminoso. Mhm. Mi fa vedere che naturalmente dipenderà molto dai contesti, perché anche vibrare troppo alto in questa dimensione con queste persone che ci sono, insomma, si crea un po' di incompatibilità. Ok? Per cui può variare tra a volte 50 e 250, ecco, direi così. Basta. Hai qualche domanda tu, Monica? Qualcosa che vedi che non abbiamo detto? Mm, sì, niente, mi fa vedere questo bisogno di contatto con l'acqua fresca, mm, acqua fresca naturale, proprio come se la dà sul viso, che è un modo, diciamo così, per vedere meglio, perché vedo che se la porta soprattutto sugli occhi. Mm. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.